collega Elisa Cucchi la formazione per l'Atalanta. A te dovrei chiedere quella del Milan, ma in realtà è più o meno già fatta, giusto? Sì, secondo me della partita con l'Empoli. Quindi, insomma, la vera cosa è ci sarà Musà, come ha detto oggi Fonseca, ci sarà Musà a fare quel ruolo a tutto campo che in questo momento sta funzionando, sta dando equilibrio al Milan, perché il giocatore lì in quella posizione è molto prezioso, continua a muoversi, praticamente si sposta tra attacco, centrocampo e difesa e riesce a raddoppiare quando serve, a creare un po' di superiorità quando serve. Forse il Milan ha trovato quell'equilibrio che fin qui non aveva mai trovato. Carlos, io invece ti chiedo se secondo te, visto che l'hanno chiesta a Fonseca ma ha detto di no, è decisiva davvero questa partita? Allora, io credo che a dicembre di decisivo non ci possa essere nulla, al di là dei diciamo, doverosi titoli che tutti noi giornalisti facciamo, perché mancano 5-6 mesi alla fine del campionato, quindi il Milan deve recuperare ancora una partita, quindi io non credo che se il Milan non vince domani si è tagliato fuori dalla Champions, dalla corsa alla Champions, dallo scudetto. Credo che sia decisiva, e non importante, ma decisiva da un punto di vista mentale, quello sì. Il Milan domani deve dimostrare che c'è stata quella svolta che sta cercando da 3 mesi e che finora ha trovato, e poi dopo si è scoperto che non era una svolta ma era soltanto un blitz, era soltanto un allungo. Ecco, la svolta, cioè quel cambio di marcia, diciamo, che porta continuità di risultati e di tenuta, passa da domani. Se domani mentalmente tu riesci a fare la partita giusta, puoi anche non vincere, puoi magari anche pareggiare, però se dai un segnale a te stesso e agli altri che il Milan finalmente ha cominciato la sua stagione, allora è un risultato importante, allora sì che diventa decisiva la partita di domani. Carlos, visto che lo segui praticamente in tutte le conferenze, in casa, in trasferta, eccetera, volevo chiederti anche un giudizio su Fonseca, sia giocatore, buonanotte, allenatore e uomo, rispetto a questo suo primo passaggio al Milan di un terzo di stagione. Lo hai visto cambiare, l'hai visto anche un pochino modificarsi su quello che è il Milan rispetto a come l'hai visto arrivare, insomma, un tuo primo giudizio su Fonseca. Ma come allenatore di sicuro lui ha cercato di correggere la rotta, ha sbagliato, ha commesso alcuni errori, probabilmente anche gestionali, non soltanto tecnici, diciamo. Ha impiegato un po' di tempo a trovare, forse perché, ripeto, domani vediamo, perché il risultato domani, ripeto, pesa molto, ha impiegato del tempo, sta impiegando del tempo per costruire il suo Milan, ma lui è il primo a dirlo. Infatti devo dire che una delle qualità come umane di questo allenatore, una delle cose che io apprezzo di più, è la grande trasparenza, a volte ai limiti anche dell'autolesionismo, nel senso che non siamo abituati ad allenatori così sinceri, così trasparenti. Lui lo è fin troppo, no? Noi lo abbiamo sentito spesso, no? Anche a raccontare magari anche di guai di spogliatoio. Ricordiamo per esempio il balletto dei calci di rigore di Firenze, no? Quando lui raccontò, aprì la porta dello spogliatoio e disse: io avevo detto che doveva tirarlo Pulisi ma non mi hanno ascoltato. Insomma, è un attore molto onesto, molto trasparente, e io questo l'ho apprezzato. Di sicuro è un allenatore che nuovo e che sta impiegando il suo tempo anche per riadattarsi al calcio italiano. Lui ha allenato 2 anni alla Roma, lo sappiamo, ma probabilmente aveva bisogno di immergersi un'altra volta nel calcio italiano. Le prime partite ne sono state la prova, le prime partite è stato surclassato proprio da un punto di vista tattico. Ricordo la partita col Torino, ricordo la partita di Parma, ricordo la partita a Roma con la Lazio. Da allora questo che è un bravo allenatore, che ha ricevuto a volte delle critiche eccessive, come se fosse uno sprovveduto, e non è uno sprovveduto Fonseca. Devo dire che sta correggendo gli errori di inizio della stagione, quando forse ha sottovalutato anche
anche alcuni aspetti, e oggi anche io ho la sensazione effettivamente che stia prendendo in mano il Milan, sta avendo ragione su Leao, per esempio, sta facendo crescere alcuni giocatori, uno su tutti Reinders, e oggi si vede qualche cosa del suo Milan che è diverso dal Milan dell'anno scorso. La proposta di gioco, una parola che va molto di moda, che non ti piace ma la uso perché va molto di moda, di Fonseca a me piace, dalla metà campo in su mi piace. Di dietro ci sono tante cose ancora da risolvere, la fase difensiva è ancora in alto mare, ma già il fatto che abbia scelto forse una coppia di centrali è già il segnale che ha capito che serve anche una certa continuità. Gabi e Ciao oggi sono i giocatori da metterli di dietro. Carlos, credi a Ibra e Moncada quando dicono che per il mercato di gennaio Bennacer è il tra virgolette nuovo acquisto e basta quello, oppure pensi che il Milan a qualcosina comunque penserà se ci saranno occasioni? Allora, Bennacer è un nuovo acquisto perché è un giocatore che prima degli infortuni era centrale per il Milan, lo ricordiamo bene. Bennacer è sempre stato un giocatore forte, importante per il centrocampo del Milan, quindi recuperarlo è importante, su questo non ci sono dubbi. Io resto dell'idea che il Milan abbia bisogno comunque di rinforzi e credo che qualcosa farà, e secondo me i primi rinforzi sono comunque un vice Fofana, perché il Milan ha bisogno di un giocatore che dia la possibilità, un alter ego di Fofana, perché Fofana non può giocare tutte le partite, altrimenti perde quella continuità, quella fisicità che è la sua forza, no? E poi serve un vice Teo Hernandez, perché quello è un altro buco scoperto da troppo tempo. Terracciano è una pezza lì, è un modo per cercare di coprire un buco, ma serve un terzino sinistro che possa veramente fare le veci di Teo Hernandez quando Teo deve tirare il fiato. Queste sono le prime due esigenze del Milan, e io credo che a gennaio, almeno per quanto riguarda il mediano, qualcosa vedremo. Secondo me il Milan ci sta pensando. Carlos, grazie ancora per essere stato qui con noi, alla prossima e buona partita. Grazie a voi. Ciao, grazie. Carlos. Salutiamo Carlos Passerini del Corriere della Sera, che